Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, siamo pronti a fare queste previsioni energetiche che vanno dal 9 al 15 giugno, prontissima, 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 tant'è che oggi ho due oracoli nuovi. Aumenta la mia collezione, abbiamo gli oracoli di Avatar, magia di Eiwa, gli oracoli di Avatar e gli oracoli dell'amore con i personaggi famosi, le stelle. Abbiamo Ricky Martin, abbiamo Gandhi, abbiamo Gina Austen, John Collins, Edoardo VIII, George Michael. Guarda un po' che l'ho comprati questi oracoli proprio quando abbiamo iniziato a fare il nostro gossip stellare. Gossip esoterico di cui proprio voglio dare proprio un mio sentire. Si sono scatenate un po' di acque, ho visto, si sono scatenate un po' di acque, quindi guardiamo alla potenza di quel gossip esoterico, tutto ciò che scatena delle acque. E allora mi è venuto in mente subito quello che c'è scritto nei Rig Veda, gli inni alla conoscenza vedica. Dovete sapere che nei Rig Veda è scritto questo. Brahman creò l'universo, Brahman o Brahman, dalle sue stesse membra e al termine della creazione lanciò un urlo. Ahimè, la mia vita! E immediatamente le acque e i fiumi tornarono a lui per rigenerare le sue membra. Ma le sue creature si danno alla fuga. Da allora la divinità ruggisce dietro le sue creature dicendo: venite a me, vi divorerò per salvarvi. E allora chi è? Cosa sono queste emozioni che si scatenano in noi? Cosa sono queste emozioni? È il creatore, è il divino che attraverso quello con il quale tu hai a che fare quotidianamente immagini, input, grida, vieni a me, datti alla tua paura, alle tue emozioni, datti, ti divorerò per salvarti, per renderti come me, divino. E allora non esistono gli altri. La persona o il personaggio, nel caso che abbiamo fatto Lady Gaga, sono, come ci insegnano gli etruschi, dall'etrusco persona persu, che significa maschera, sono immagini, sono proiezioni del divino affinché tu possa superare le tue paure, attaccamenti e resistenze, ma la persona non esiste. E allora noi siamo qua per superare tre cose importanti: paure, attaccamenti e resistenze. Allora quando qualcuno ti provoca o ti suscita, qualcuno, un personaggio, una persona, ti provoca rabbia, paura, indignazione, non esiste l'altro, perché l'altro è un aspetto del divino. Quindi la negatività che vi rimane dentro è una certa emozione che si è risvegliata in te, che vuole essere accolta. Chiediti che tipo di emozione è, senza giudicare l'emozione. Non chiamarla né rabbia, né paura, né indignazione. Senti quel fuoco, prima di tutto dove lo senti? Nella pancia, nelle braccia, nelle mani, nelle gambe. E di a quel fuoco: ho fede in te, ho fede in te. Quando vediamo l'oscurità fuori, da qualunque parte ci arrivi questo input, che sia una persona di interesse, che sia un membro della famiglia, che sia un personaggio televisivo, una star internazionale, è la nostra ombra che stiamo vedendo, perché l'altro fuori è uno strumento del divino che non esiste a sé stante, ma esiste perché tu lo vedi, affinché tu lo veda. Ogni persona scatenerà in te qualcosa che è quel qualcosa di perfetto per te e che magari quella stessa persona qualcun altro non scatenerà nulla. Vedete che la realtà oggettiva non esiste. Ognuno di noi ha le sue immagini
I samskara vengono definiti nello yoga sciamanico e nel buddismo, i samskara, le immagini più impressionanti. Ma includiamo tutte le immagini. Ognuno di noi ha le sue immagini perfette per i 3 obiettivi principali: superamento di paure, resistenze e attaccamenti all'amore, come nel mito di Amore Psiche. E il giudizio è il primo scatenatore che è diverso dal discernimento. Questo mi piace, questo non mi piace. Ma pur se non mi piace, non provo avversione, perché è proprio nell'avversione che c'è qualcosa da guardarsi dentro. Il giudizio che ha in sé la paura, sempre, porta con sé una castrazione alla conoscenza, ossia a quello che siamo venuti proprio a fare qui, a conoscere, perché il giudizio limita tutte le infinite possibilità. Prendiamo il caso di Lady Gaga, che ha scatenato potentissimamente potente questo giudizio. Alcune canzoni mi piacciono, altre no, ma il fatto che non mi piacciono alcune canzoni non mi genera l'inferno dentro. Alcuni personaggi possono dire mi piace o non mi piace, però non è corretto, perché quando superi il giudizio raggiunge una sorta di equanimità, che è quello che ci insegnano tutte le più grandi dottrine. Equanimità, la medesimezza. Quando tu smetti di essere un individuum distinto e separato dall'altro, l'individuum chi è? Colui che si protegge la vittima. La vittima delle circostanze esterne, la vittima per le credenze che ci hanno educastrato, Quindi abbiamo paura che ci sia sempre un nemico fuori pronto ad attaccarci, allora ci proteggiamo, non lo vediamo come parte dell'anima del mondo, l'anima mundi di cui noi siamo espressione. E quindi che succede? Lo allontano, non lo voglio vedere. Cosa porta questo? Alla paura. E la paura è il grande limite dell'umanità. Primo, secondo e terzo chakra bloccati, come diceva il grande Sri Aurobindo. Soprattutto il primo, da dove c'è il coraggio della donna selvaggia e dell'uomo selvaggio. E in Lady Gaga è uscito il coraggio di osare dove gli altri si fermano, al di là che ti piaccia o meno. Questo è discernimento. Il coraggio di sentire le proprie emozioni, il coraggio di assumersi delle responsabilità per ciò che si fa. È il primo chakra che sta bloccato a tutta l'umanità. E allora la paura dello sconosciuto, dell'inatteso, della vita stessa, che è mistero. Tutte queste immagini, personaggi, che siano star internazionali, la persona, il tuo vicino di casa, sono tutte immagini della tua anima. Quando ti provoca qualcosa è la tua immagine perfetta. Allora qua noi stiamo facendo conoscenza. Tutti i podcast in cui, grazie ai quali io ho passato tutta la mia conoscenza, tutto, e continuo a passarmi tutto, ciò che mi ha reso e continua a rendermi libera, non sarebbero stati partoriti se non fossi stata predisposta a superare le mie paure, se non fossi stata predisposta a superare un certo tipo di resistenze. Allora, se non fossi stata predisposta al discernimento. E quindi qua facciamo conoscenza. E laddove c'è paura, rabbia, frustrazione, non esiste l'esterno. L'esperienza senza la vera conoscenza è vuota.
fare l'esperienza in questo senso, che può essere di un video, di un'immagine che ti capita, senza applicare la conoscenza, non si progredisce, si rimane chiusi in un guscio a difendersi dagli attacchi esterni. Oddio! Questo individuum che si sente distinto e separato dal tutto non può fare conoscenza, non può auspicare al vero potere spirituale. Quello che vi stavo dicendo prima, l'individuo che si sente distinto, no, io non sono così. È chiaro, non sei così. Cioè, nel senso, non sei così, ok che non sei così, ma l'indignazione nel non sono così. Ho preso spunto da questo video che abbiamo fatto proprio perché sentivo che avrebbe suscitato una grande presa di coscienza. Allora, con una tua persona di interesse, con un familiare, con un amico che ti tradisce, tra virgolette, un amico che ti fa uno sgarro, una persona di interesse che ti fa uno sgarro, ma io non sono così. Non sei così, però quella persona è la persona perfetta affinché tu possa sciogliere paure, resistenze e attaccamenti, anche se non sei così. Quando dico sempre l'altro, sei sempre tu. Questo vuol dire. Vi ho fatto anche altri esempi, no? Vi ho fatto degli esempi anche quando... Prima che mi venisse la mononucleosi, vi ricordate? Quando andai in quel locale dove c'era questa persona di fronte a me che beveva un cocktail dietro l'altro, io osservavo, non c'era giudizio, no? Guardavo con molta compassione che affogava tutte queste preoccupazioni in un cocktail dietro l'altro. Quella persona sono io. Ma non che sono io che mi bevo 10 cocktail al minuto. Sono io in qualità di umanità. Qual è l'emozione che mi provocava quella persona? Profondo dolore, tristezza. Magari a un'altra persona gli avrebbe provocato rabbia, a un'altra persona niente, mi spiego? Non è la persona, è l'immagine perfetta, tutto è, come dicono i grandi testi sciamanici e buddisti, il Dharmakaya. Il Dharmakaya è tutto ciò che vivi, sono gli insegnamenti del Buddha, il corpo degli insegnamenti del Buddha. Il Dharmakaya, tutto ciò che vivi. E allora quello che io vi sto insegnando è come mi sono resa libera e continuo in questo percorso e come essere liberi attraverso le sollecitazioni e spunti che mi arrivano. E non ho paura di mettermi in gioco. Perché? Perché io sto servendo qualcun altro che non sono io. Che non sono io come Francesca. Non sono io, il mio io muore, non esisterà più. Il mio sé invece acquisirà sempre più potere spirituale. Io non esisto come Francesca, io servo una causa. E quindi servire questa causa comporta scontrarsi con un'umanità che ha molto karma, di cui io stessa ne faccio parte, che io stessa ho. Io non sono diversa da te, da lui, assolutamente sono uguale, sono te, sono l'anima del mondo insieme. E allora ogni volta che vi viene un istinto, come diceva il grande Sri Aurobindo, quando tu smetti di giudicare e inizi a salire di livello come nei chakra, si attiva in te quell'istinto risvegliato, che è il potere del genio, del quarto chakra. Allora io, nel caso di questa nuova playlist, ho avuto un sussulto. Lo stesso sussulto che ho quando vi faccio dei podcast potenti che vi aiutano a cambiare la vita. E allora ho preso spunto da questa meravigliosa agitazione che si è creata per portare questa nuova consapevolezza, nuova e sempre uguale. Ogni volta che qualcosa vi suscita un'emozione,
ho fede in te, hai fede nell'emozione, non hai fede nel personaggio, la persona che te la scatena, la persona non esiste. Allora, allenare la propria consapevolezza in questo ti porta sulla strada della libertà, sulla strada di quello che i risvegliati, i grandi illuminati di tutti i tempi chiamano la medesimezza, equanimità. Come diceva Eraclito, per gli uomini alcune cose sono giuste, alcune cose sono sbagliate, alcune cose sono meglio, alcune cose sono peggio, alcune cose sono belle, alcune cose sono brutte. Per il divino tutto è perfetto. Tutto è perfetto. La perfezione supera il giudizio di bene e male. E quindi io sto qui a servire questa verità. Penso che se mi fossi limitata per paura di conoscenza, non avrei portato un certo tipo di messaggio, no? Allora, è questo il senso. È questo il senso. Quando vediamo l'oscurità fuori, da qualunque parte ci arrivi l'input, è la nostra ombra che stiamo vedendo, perché l'altro fuori è uno strumento del divino, dall'etrusco persu, che significa persona, che non esiste a sé stante, ma esiste perché tu lo vedi e affinché tu lo possa vedere. E allora il nostro scossone delle coscienze prende sempre più piede. Ragazze mie e ragazzi, state andando benissimo. Io mi lascerò sempre ispirare. E proprio per questo abbiamo oggi due nuovi oracoli, appunto, i tarocchi delle stelle, gli oracoli delle stelle e gli oracoli di Avatar. Ok? Allora, un'altra cosa volevo dirvi. Io in questa settimana non sono riuscita a leggere nemmeno una mail, anzi forse una l'ho letta, e quindi si sono aggiunte alle altre che devo leggere, alle altre forse sono 95 da leggere negli ultimi 10 giorni. Bellissimo, meraviglioso, quindi per le consulenze, percorsi, questa settimana era tutto stand by, ho lavorato su altro e quindi piano piano vi risponderò a tutte e a tutti, ok? Io vi dico sempre, ragazzi miei ragazzi, studiate, studiate e praticate, perché in quei podcast, nei video anche che facciamo, sono tutte storie iniziatiche quelle che facciamo, no? L'iniziazione arriva da qualunque posto, arriva da una frase che senti, da una persona che incontri, da un libro che leggi, da un video che vedi. Cioè, l'iniziazione arriva da qualsiasi parte, quindi un po' di pazienza vi leggerò tutte, ok? Nel frattempo, grazie, 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 grazie a oltranza, sempre più guerrieri, sempre più a muso duro a spaccare resistenze e tutto, e l'asticella si alza sempre di più e quindi armiamoci del potere spirituale che è l'assenza di giudizio prima di tutto e andiamo incontro alla vita con grande passione e amore. Perché ricordiamo la dimensione dell'anima, che è la dimensione dell'amore, è guerra, è lotta. Perché? Perché devi lottare con le tue resistenze, attaccamenti e paure. L'anima ha una, come diceva Borges, grande poeta, una fortissima aspirazione ad emergere. E allora in questa aspirazione ad emergere avrà a che fare con le sue paure, resistenze e attaccamenti. E noi stiamo qui a distruggerli. Bene. Ok, allora, dal 9 al 15 giugno, ragazzi miei, ragazzi, questa sarà una variante unica, ne facciamo due, però sarà una variante unica, faremo metodo croce celtica, questi periodi e questi giorni sono metodi croci celtiche, mi stanno piacendo, mi stanno ispirando e io seguo quello che mi ispira. Quindi, primo mazzo o secondo mazzo o tutti e due. Scegliete, ragazzi miei ragazzi. Un'altra cosa volevo dirvi, fino a quando l'esterno potrà nuocerti, non sarai mai libera. Allora l'esterno, siccome non esiste, è sempre una tua proiezione interna
tu vinci quando superi te stessa o te stesso. Ok. E partiamo dal primo mazzo. Allora, eccoci qua con il primo nuovissimissimo di Zecca mazzo. Allora, dovete sapere che ogni carta di questo mazzo ha 3 interpretazioni, no? E tutti questi grandi personaggi ci danno 3 interpretazioni per ogni questione. Per le storie di una notte, per le relazioni a lungo termine, per la famiglia e amici. A ogni carta è corrispondente, guarda, tipo Laverne Cox, credo che sia, vabbè, qua c'è anche vi leggo anche la storia del personaggio, no? Non mi ricordo chi è questa. Vabbè, insomma, per esempio, nessuno proverà piacere al posto vostro, andate là fuori e reclamatelo adesso, rispetto alla domanda storia di una notte. Poi, relazioni a lungo termine. Fate in modo che vi amino per ciò che siete veramente, il consiglio. E poi per quanto riguarda famiglia ed amici, abbracciate chi vi è più vicino. Il vostro calore e la vostra forza li renderanno forti come voi. Cioè sono cose che ogni personaggio ha detto o sono estratte dai libri di questi personaggi. Quindi le ho trovate molto belle, molto interessanti per le nostre letture. Allora, che facciamo? Facciamo prima la croce celtica, ragazze? E ragazzi, che dite? Che dite? Boh. O prima facciamo questo. Allora, iniziamo con una di queste, ok? Allora, chiedo al mio sposo celeste di realizzare questa creazione per te. Quali sono le energie dal 9 al 15 giugno? Vi ricordo sempre di guardare il vostro segno zodiacale che è uscito per giugno, ragazzi, ok? Da dove c'è il corpus principale della tua missione in questo mese e come adempiere al massimo successo, ok? Allora, vediamo una carta. Vediamo una carta. Per le mie ragazze e i miei ragazzi della prima variante. Una carta energetica per questa settimana. Allora, vediamo un po' chi esce e ti leggo il personaggio. Lord Byron, addirittura c'hai Lord Byron. Byron, scusa. Ti leggo questo personaggio, Lord Byron. B, alla B. Lord Byron abbiamo. Dove stai? Lord, eccolo. Regno Unito 1788-1824. George Gordon Byron, sesto barone di Rothschild, vabbè, era un nobiluomo britannico, poeta, politico, libertino e figura di spicco del romanticismo. La sua vera grande passione era l'amore. Dalla burrascosa avventura con Lady Caroline Lamb, che notoriamente lo definì folle, cattivo e pericoloso da conoscere, all'ossessione per la sorellastra Augusta Leigh e infine ad Annabella Milbank, che sposò nel 1815. Il matrimonio finì un anno dopo. Girarono voci di violenza coniugale e sodomia. Secondo biografi moderni, la sua instabilità era dovuta all'incapacità di reggere l'improvvisa fama, ma anche a una sessualità conflittuale e polivalente. Abbiamo un personaggione! Altro che Lady Gaga qua. Vabbè. Allora, abbiamo un personaggione qua che ti dà già delle indicazioni per quanto riguarda le tre diciture, no? Per esempio, rispetto alla storia da una notte ti dice: siate folli, cattivi e pericolosi da frequentare. Meraviglioso. Cioè, sta spronando all'incitazione all'avversità. Cioè, siate folli, cattivi e pericolosi da frequentare. Che cosa ci insegna adesso questa figura? Reduce da quello che abbiamo detto nell'intro. Che tutto ciò che scatena in te qualcosa di dissonante vale la pena di allearsi adesso. Un'emozione? Un qualsiasi tipo di emozione. Allora ti dà questo consiglio Lord Byron.
Nelle relazioni a lungo termine ti dice l'amore troverà la sua strada laddove i lupi temono di cacciare. Interessantissimo. L'amore troverà la sua strada laddove i lupi temono di cacciare. Addirittura. E beh, questa è bella, eh. L'amore è il collante, l'amor che muove il sole e le altre stelle, diceva qualcuno che non ero io, che si chiamava Dante. Dove i lupi temono di cacciare, interessantissimo, mi può far pensare a i lupi inteso a livello sociale, no? I lupi quando ne intendiamo come un sistema moralistico, i lupi sono quelli che ti azzannano, no? Sono quelli che, no, azzannano la pecorella e quindi qua è come se mi stessi dicendo diventa tu il lupo. L'amore è il lupo che brucia nelle ombre. L'amore è il lupo che brucia nelle ombre. Per quanto riguarda la famiglia e amici, dice l'amicizia è un amore senza ali. Ah, l'amicizia è un amore senza ali. Beh, dobbiamo capire che questa figura, Lord Byron, era visceralmente e profondamente conflittuale, no? Quindi c'erano degli aspetti di Lord Byron che emergono con questa carta rispetto a questa conflittualità. Ci può essere, vedo una settimana molto accesa per te, ok? Vedo una settimana molto accesa, adesso andiamo a vedere perché Lord Byron rimane così iperbolico, diciamo, andiamo a vedere cosa ci raccontano i tarocchi con una bella croce celtica. Allora, cosa accade per te in questa settimana che la vediamo abbastanza impetuosa? Una settimana impetuosa, mi viene da dire, vediamo. Dove ci si confronta con tanti aspetti di se stessi, no? Tanti aspetti, un aspetto di te, un po' un 5 di bastoni, un aspetto di te dice una cosa, un aspetto ne dice un'altra, puro fermento creativo si direbbe nello sciamanesimo, puro fermento creativo, dove ogni parte di te chiede udienza, ok, vediamo, e ogni parte di te che chiede udienza ha diritto di esistere, ok, e l'accordo è l'amore. Cos'è l'amore? Il darsi a ogni parte di te, a ogni aspetto, a ogni emozione di te. Vediamo cosa ci racconta la croce celtica. Vediamo un po'. Per questa settimana che va dal 9 al 15 giugno. Allora, energia principale della settimana. L'ostacolo, sfida da superare. Le radici della situazione. Recente passato, settimana passata, giorni passati. Prima parte della settimana. Seconda parte della settimana. Il tuo approccio. Influenze esterne. Speranza o paura. Esito possibile, tendenza finale della settimana. Allora. Andiamo a vedere questa settimana. Energia principale di questa settimana per te. E stai come una bella regina di spade, avendo le idee chiare, cercando di avere discernimento e non giudizio, idee chiare, combattente, determinata, molto obiettiva, anche se sei uomo, Quindi energia in questa settimana di tagli, obiettiva, mente lucida, mente trascendente, quindi l'istinto risvegliato, no? Ci auguriamo che questa mente abbia l'istinto risvegliato per prendere decisioni sulla base dell'istinto risvegliato. E quindi questa settimana ha come energia centrale il fatto di parlare, tagliare, discernimento, laddove serve bisogna dire le cose così come stanno, senza paura del giudizio, ok? Così ti vedo. Qual è l'ostacolo principale? Non tenerti tutto dentro, la papessa. Non tenerti tutto dentro. L'ostacolo principale è il silenzio. Anche un eccessivo il sapere interno, perché la papessa chi è? La papessa è colei che sa. Quindi non trattenerti le cose, ma soprattutto la papessa al blocco è proprio l'intuito. Quindi la sfida principale è quello di non agire d'impulso facendo prevalere il giudizio, ma più che altro il discernimento. La papessa è l'intuito.
La papessa è colei che ha il grande sapere, il vero sapere, la verità vera, che è al di sopra del bene e del male, del giudizio. Quindi ti dice, la sfida è il discernimento, il non giudizio, proprio quello che abbiamo detto nell'intro delle previsioni settimanali. Prendere decisioni sulla base dell'intuito, che è il discernimento. Questo mi piace, questo non mi piace, ma ciò che non mi piace non mi ciò che non mi piace non mi crea scompiglio. Ciò che non mi piace non mi crea avversità. Non mi piace e basta. Non è che sono contro ciò che non mi piace, non mi crea avversità. Quindi la sfida è questa. Cosa c'è alla base? Il 6 di bastoni. Vuoi avere un successo in questa settimana? Il 6 di bastoni parla di esito, di successo, ciò che brama nel tuo inconscio, anche magari molto profondamente a te, è una voglia di emergere, una voglia della tua anima di emergere, la spinta ad emergere, una voglia di avere successo e soprattutto di riprendere in mano il controllo della tua vita, in base a dettaglio delle parole che dirai e a tutto ciò che farai di avere successo. Come puoi avere successo? Seguendo l'intuito, non il giudizio. L'intuito ti dà la possibilità di discernere, non di attaccare, ma di vedertela con le tue forze interne, prima di tutto, e poi esternare fuori. Questo ti dà il successo che sta lavorando nel tuo subconscio. Cosa è successo nei giorni o settimane precedenti? C'è un asso di coppe, c'è stato un risveglio spirituale per te nei giorni precedenti. L'asso di coppe mi parla di un risveglio, di risveglio anche di abilità psichiche, no? Anche il risveglio della voglia di amare, la voglia di darsi, no? E quindi questa voglia di darsi presuppone che tu parli in questa settimana, dica la tua sulla base dell'intuizione per avere successo. Alcuni di voi è possibile che vi siate innamorate qua o innamorati, volete avere successo in questa relazione, però c'è silenzio. Poi l'amore lo vediamo. Mm? Ok, vediamo cosa succede nella prima parte della settimana. C'è una sensazione un po' di frustrazione con l'otto di spade, un po' un sentirsi bloccati, non riuscire a capire cosa fare. Ricordate, ragazze e miei ragazzi, che un otto ma di spade, non c'è niente di reale, è tutto nella mente, è il giudizio. Ecco perché la sfida è l'intuito e non giudizio. Ok? C'è una sensazione nei primi 2 o 3 giorni della settimana in cui ti senti un po' incapace di agire, un po' di frustrazione, un po' di che faccio adesso? Vediamo nella seconda parte della settimana. Si chiude una tappa molto dolorosa, 10 di spade. Allora, il 10 di spade mi parla di una chiusura molto difficile in questa settimana che avverrà, però necessaria, una fine necessaria, mi dicono, una fine necessaria. Qua c'è una fine necessaria. Qua riprendete in mano il controllo della vostra vita in questa settimana, ponendo dei limiti, facendo una fine necessaria. Vediamo comunque, poi lo chiariamo tutto. Qual è il tuo approccio, il tuo atteggiamento? 8 di bastoni, quello di voler far fluire l'energia, di parlare, di parlare. Il tuo atteggiamento è quello di parlare, di far fluire l'energia, mettendo fine a una situazione necessaria. Ok. Poi lo vediamo. Cosa arriva dall'esterno? Infatti una fine arriva, la morte all'esterno abbiamo. Qua c'è una situazione, esternamente ci sono situazioni chiuse. Arriva una chiusura all'esterno, un cambio arriva all'esterno. Vediamo le tue speranze, le tue paure quali sono. Quello di andare via, 6 di spade. E anche la paura di allontanarti da una certa situazione. Vuoi allontanarti, guardate quante spade. Vuoi allontanarti da una situazione, allo stesso tempo hai paura a farlo. Questo è. Vediamo l'esito finale. 3 di coppe, guardate un po'. Esito finale 3 di coppe. Allora, questa stesa mi sta parlando di una chiusura necessaria che tu farai in questa settimana. Nella prima parte della settimana ti senti un po' impantanata o impantanato a livello mentale, vuoi riprendere in mano il controllo della tua vita e nella seconda parte della settimana metti fine a un ciclo necessario. Attraverso le parole, attraverso
il dare, il fare, attraverso l'espressione, la comunicazione, no? Io vedo che facendo questo il 3 di coppe mi parla di una bellissima sensazione di leggerezza che tu acquisisci in questa settimana, celebrando anche con degli amici, con le persone a te più vicino, ma soprattutto il 3 di coppe mi parla di una sensazione di leggerezza che acquisisci in questa settimana. Il fulcro di tutto è parlare con intuizione e discernimento, perché nel tuo subconscio sta animando la voglia di vincere, di esito, no? Può darsi che ci siano delle terze persone qui o un amore che è sbocciato, però qualcosa che è nato qua con qualcuno però deve essere messo fine perché non ti dà quello che meriti o c'è una terza persona. Diciamo che qua Lord Byron già ci diceva qualcosa, ok? Qua siate folli, cattivi e pericolosi da frequentare, un po' la regina di spade. E anche qui l'amore troverà la sua strada laddove i lupi temono di cacciare, cioè nel senso ti vedo piena di forza o pieno di forza. E l'amicizia è un amore senza ali, e qua è come se il 3 di coppe è proprio la carta dell'amicizia, no? Se una persona voleva amicizia da te, tu volevi di più, la situazione si chiude perché tu prendi questa decisione, perché volevi altro, vuoi altro. Il 3 di coppe qua ti fa alleggerire la coscienza in questi giorni per questa decisione che prenderai. Questa carta, l'amicizia è un amore senza ali, che è un po', sembrerebbe un po' in negativo questa frase qui, no? Però è qualcosa che magari tu puoi pensare proprio perché c'è una persona che voleva solo amicizia da te o qualcosa e quindi no, io voglio di più. Invece qua c'è proprio l'amicizia, poi o le persone a te intorno che ti danno le ali, ok? Grazie a dei cambi che farai. Sì, è una stesa veramente bomba questa di questa settimana. Allora, ricapitoliamo questa stesa potentissima. La settimana si apre con una bellissima regina di spade che ha tagliato molte cose nella sua vita per arrivare proprio a questa chiarezza mentale. Questa è una mente lucida, è una persona che conosce il dolore, però non si lascia più dominare dal dolore, mi spiego? Questo momento qui è il tempo della verità, della parola essenziale, della giustizia interiore e quindi la tua energia sarà quella di una guida che osserva, sa discernere e sceglie con precisione. Questa è una carta che mi parla proprio della affilare la tua verità, ma non per ferire, per liberare. E qui, per esempio, con la papessa, che ti ho detto l'intuizione, no? La sfida non è infatti esterna, è dentro. Cioè è proprio l'accesso a un sapere più profondo, intuitivo, femminile che non può essere spiegato con la mente. È possibile che tu ti possa sentire bloccata nel seguire questa intuizione, nel fidarti, ecco, nel fidarti completamente della tua saggezza interiore che hai già acquisito. Oppure ti può sembrare difficile stare nel silenzio, non so, o nella pazienza, la papessa è anche la pazienza, no? È come se mi dicesse questa carta c'è un mistero che ancora non vuole rivelarsi e soprattutto la risposta non è là fuori. E ti dice, ti chiede questa carta al blocco, resta con ciò che non sai e lascia che sia il mistero, ecco, a cercare te. La paura dello sconosciuto è la paura più grande, no? Che abbiamo, il primo chakra di cui ho parlato anche nell'intro. Però questa carta ti invita a restare con ciò che non sai, lasciarti attraversare da queste emozioni. Tu sai già tutto questo, nel passato recente tu hai avuto questa illuminazione psichica, un'apertura emotiva, che può essere stata interpretata da un nuovo amore oppure da una guarigione del cuore. Come per dire, questa carta mi dice nel recente passato, giorni o settimane, un seme è stato piantato, qualcosa di puro, di sentito, di vivo. È possibile che tu abbia ricevuto anche un'intuizione potente qui, oppure può essere una benedizione anche dal cielo, anche se non è visibile al momento ai tuoi occhi, no? È un po' come se ti dicesse questa carta, ricorda sempre la sorgente da cui hai bevuto, perché c'è sempre acqua viva che scorre nel tuo cuore. Allora, qui col 6 di bastoni mi dice che
tu vuoi vincere, vuoi quest'esito, hai attraversato probabilmente di recente una sfida importante e ne sei uscito con onore, o uscita con onore, no? E adesso il tuo bisogno più profondo è essere riconosciuto o riconosciuta nella tua luce, nel tuo valore, portare avanti, cioè qualcosa con orgoglio, con coraggio, anche ispirare gli altri con ciò che hai imparato. È come se dicesse questa carta nel subconscio profondo, no? Nelle radici, che hai vinto battaglie invisibili ed è tempo di onorare chi sei diventata. Poi cosa succede nel futuro prossimo? Nei primi giorni della settimana? Che ci può essere un momento apparentemente di stallo, però è una prigione mentale. È la percezione di non avere via d'uscita, ma è mentale. Come se queste corde che pensi che ti tengano sono solo mentali, sono fatte solo di pensieri, non sono sostanziali. E quindi può essere che nei primi giorni della settimana c'è una sorta di prova iniziatica della tua coscienza che ti dice liberati da convinzioni limitanti. È come se dicesse il carcere è mentale qui. Siamo una prigione senza sbarre, no? E apri gli occhi del cuore, apri gli occhi che guardano dentro, come dicono i buddisti. E che cosa succede qua? Subito dopo, fine settimana, la grande liberazione, il picco della liberazione, un ciclo doloroso che si conclude. Qualcosa qui finisce definitivamente, però ti alleggerisce nel farlo, ti svuota per accogliere nuova vita. Questo è il momento da dire, è il fondo che prepara la rinascita, ok? Quindi, qual è il tuo atteggiamento? Bellissimo, l'otto di bastoni tu hai. L'otto di bastoni mi parla del un movimento, un desiderio di agire, un'accelerazione. È come se una parte di te sa già che cosa deve fare e aspetta solo un segnale, no? Questa carta infatti parla di rapidità, di messaggi in arrivo, possibilità di avanzare con fluidità. È come se ti dicesse non trattenere il vento, perché la tua intenzione ha già preso il volo proprio come quest'aquila, no? Allora, cosa abbiamo all'esterno? All'esterno abbiamo la carta del cambiamento radicale, la morte. Qua fuori di te le cose stanno cambiando in modo irreversibile. O qualcosa o qualcuno se ne sta andando, c'è un ciclo che si chiude e tu non puoi controllarlo. Gli eventi sono enti, entità, spiriti, dei, numi. Sono eventi, arrivano perché hanno un fine, non perché hanno una causa. E qua questo evento di qualcosa o qualcuno che se ne sta andando ha un unico fine, quello della tua libertà. Anche se questa trasformazione fa paura, è l'energia potente e purificatrice. Quindi tu con il 6 di spade qua vuoi liberarti da una sensazione che vuoi andare via, lasciarti alle spalle ciò che ti ha ferita, hai il desiderio di pace, di stare serena, no? O sereno. Però è come se temessi un po' che questo viaggio sia troppo difficile, o che non saprai dove arriverai, dove approderai, no? È una sorta di fede nell'altrove, ma anche distacco da ciò che conosci, pur se ha fatto male, è il dolore del distacco, no? Questa carta ti dice fidati del passaggio. E infatti cosa succede? Tu ti fiderai ciecamente, perché abbiamo un bellissimo tre di coppe che mi parla di gioia condivisa, celebrazione, leggerezza nel cuore. Dopo il dolore, la transizione, in questa settimana arriverà il momento di proprio brindare alla vita. Una riconnessione profonda con chi ti ama, con la tua tribù animica, no? E questo è il dono di questa settimana per dirti non sei sola, ci saranno proprio angeli incarnati che celebreranno con te la vita. È come se dicesse questa carta: hai attraversato il buio per ritrovare la festa, adesso puoi danzare. Quindi è una narrazione bellissima. È un po' come, dicevo, questa carta è un po' il succo, no? Questa situazione tormentata. È una grande liberazione questa, sì. Ora vado nello specifico sull'amore, ok? Vediamo con le carte della... dove stanno? Eccole. Sull'amore per te, 9-15 giugno, con Lord Byron lì che ci ha dato l'input. Vediamo.
Amore folle, infatti è come Lord Byron, no? Qua c'è un amore folle, cosa comporta? Passione, tensione, gelosie, rabbie, no? Accensione della Kundalini. E qua c'è un amore folle. C'è un amore folle o c'è stato un amore folle? Vediamo cosa mi raccontano i tarocchi. Allora, mettiamoci questi. Come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi della prima variante in questa settimana sull'amore? Paggio di coppe. Il mondo. Sì, c'è un'opportunità importante. Asso di denari. Vedo che qualcuno ti scrive tramite social, mail, WhatsApp, ok? Una persona che ti corteggia qua, vedo. Con il mondo sono le reti sociali, no? Anche. Ma simbolizza anche il mondo, una nuova tappa con quest'amore risvegliato, questa energia curiosa, dolce, che sta nel tuo campo energetico. E l'asso di denari mi parla di una bellissima opportunità con questa persona. L'asso di denari è proprio l'asso di tutti gli assi, no? Un incontro importante, qualcosa che può crescere, che si semina. Vedo una bellissima energia qua per te, eh? Non so se qui hai vissuto qualcosa con un'altra persona oppure è arrivato questo nuovo amore, ma devi chiudere un processo e aprirti, no? Paura di andare verso l'ignoto, una situazione che si è conclusa precedentemente. Vediamo un po' qual è l'energia di questa persona che ti viene incontro in questa settimana. La regina di spade l'avevamo qua. Ah, sette di spade. Paggio di spade. Io credo che sia una persona del tutto nuova, perché qua mi sta parlando di una persona che ti ha mentito, che magari c'erano triangolazioni, o di una persona di cui non ti fidi, che non ti ha detto la verità, una persona con la quale c'è silenzio, non ti fidi, non si è comportata bene questa persona, chiaramente, te lo dico perché lo vedo qui. Quindi finisce questo processo qui, magari hai conosciuto una persona nuova, è tempo di darsi a questo nuovo, è tempo di darsi al nuovo, alla vita, e qua conosci una persona nuova. Non credo assolutamente che sia questa persona, però siamo a migliaia. Sette di coppe, persona che poteva avere delle opzioni, comunque è una persona che non c'era da fidarsi, insomma, anche se vi dico sempre che tutte le immagini che proiettate sono volte alla vostra evoluzione, no? Però qua vi dico, vi leggo le carte e poi voi applicate tutti gli insegnamenti, no? Vediamo un po' come va a finire in amore per te in questa settimana. 8 di spade l'avevamo anche qui. 2 di bastoni. Guarda, qua ci sono comunicazioni, 8 di bastoni, 8 di bastoni. C'è qualcuno che ti chiama, qua ti senti inizialmente un po' bloccata, ma è solo mentale. 2 di bastoni mi parla ancora di non prendere nessuna decisione, che ci si osserva e che strada devo prendere. 8 di bastoni, l'energia fluisce da una situazione più contratta. Va bene? E qua abbiamo di nuovo il 10 di spade. Qua mi viene chiaro, si chiude una situazione molto difficile o con una persona che può essere la stessa, ma io credo sia una persona nuova per te, e quindi si chiude l'energia legata a quella situazione di mancanza di fiducia nell'altro, chiunque l'altro sia. Vediamo, anche qui tra l'altro abbiamo un solo arcano maggiore nell'amore che è il mondo, tu stai avendo una chiusura di ciclo, un ciclo è finito, ok. Vediamo energia positiva per te in amore. Abbiamo la papessa, ti prenderai il tuo tempo, ma soprattutto la papessa mi dice come stava al blocco la papessa, ti ricordi? E segui la tua intuizione che ti guiderà nel farti avere la libertà dai tuoi stessi pensieri o la libertà a cui stai auspicando. La papessa al positivo mi indica anche la rivelazione dei segreti o la rivelazione di qualcosa che ti libera, l'intuizione, d'accordo? E al blocco, carta al blocco, qual è? La stella, è come se avessi perso un po' la speranza nell'amore o nella persona o chiunque nell'altro, no? A me la parola speranza non mi piace, però utilizziamo questa parola per intenderci, come se avessi perso un po' la fede nelle relazioni. Ecco perché ti dice segui l'intuito, segui l'intuito. Vediamo sulla papessa ancora.
l'eremita che ti dice segui l'intuito e a poco vedrai che scoprirai la verità. Vedi, qua c'è il 2 di denari, dubbi. Guarda, arriva una grande... Qua il mondo mi sta parlando di una nuova tappa per te in cui inizi a fidarti dell'altro e facendo tesoro delle esperienze vissute precedentemente, magari con situazioni che ti hanno dato mancanza di fiducia, triangolazioni, persone che ti hanno mentito. E quindi io vedo che andrai con prudenza in questa nuova relazione, in questa cosa nuova che vedo qui. E soprattutto segui l'intuito, perché quell'intuito ti porterà alla verità vera, mi spiego? Vediamo quest'asso di denari cosa ci parla. Di un re di coppe, è una persona di cui ti puoi fidare totalmente, ciecamente. È una persona amabile, una persona matura emozionalmente, che ha vissuto i suoi tormenti, i suoi drammi interiori e allo stesso tempo ne ha fatto tesoro. Non credo sia la stessa persona, però per ognuno di voi è diverso. Segui l'intuito, perché quell'intuito ti porterà alla strada veramente di una grande gioia emozionale. E qua c'è la regina di coppe, mi dicono che questa è una coppia di potere la tua. Due persone che se le intendono a livello empatico, a livello emozionale, due persone che si capiscono senza parlare, due persone che si sentono più che conquistarsi, mi spiego? Bello, bellissimo, bellissimo. Fino a questo momento abbiamo i segni del pesci, dell'acquario, della vergine, cancro, scorpione, gemelli, bilancia. Sì, questi sono i segni principali. Vediamo i miei potenti oracoli, lui lei cosa ti dicono, visto che qua mi è uscito qualcosa che non ti aspetti per niente, c'è una persona di valore veramente. Vediamo, vediamo. Per tutte le ragazze nuove i miei oracoli li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Magari conosci questa persona nel weekend o a fine, o l'hai già conosciuta ma ti sei tenuta un po' sulla difensiva. Fate voi, io vi leggo le energie e poi voi le applicate. Quanto vorrei le tue gambe ora. Si vede che non gli dai molta corda inizialmente a questa persona, vorrebbe le tue gambe ora, vorrebbe sentirti vicino. Appunto, sono sempre accanto a te. Queste sono carte in cui non si sta vicini, ma ci si sente l'un l'altra. Sono sempre accanto a te, è proprio l'emblema del re di coppe, no? Che una persona è vicina empaticamente, anche più vicina di una persona che è vicina a te magari in presenza, ma non lo senti emotivamente. Ok. È distante da se stesso, magari una persona però è vicino a te, però tu non senti la presenza proprio perché è distante da sé. E invece questa persona è vicina a sé. Cos'altro? Io ho desiderato fino alla disperazione di poter essere tutto per lei, fino al giorno in cui ho appreso nel dolore che è infinitamente più nobile non essere per lei assolutamente niente. Parliamo di una persona che ha sofferto moltissimo. Parliamo di una persona che ha sofferto moltissimo rispetto a un'altra relazione che ha avuto. Quindi è una persona che ha imparato dal suo vissuto e delle sue tempeste ne ha fatto un'opportunità. È una persona di grande spessore morale, Sì, morale, empatico, ok. Vediamo cos'altro mi dicono queste. È tempo di fare un sonnellino. Sinfonia incompiuta. Qua vedo degli incontri che ci saranno in questa settimana. Vedo degli incontri per compiere qualcosa, anche per chiarirsi eventuali situazioni. E guarda come ti vedo. Felice, felice. Era proprio la carta finale del 3 di coppe. Ragazze mie, ragazzi, non aggiungo altro. Stesa potentissima, col fiato sospeso. Da Lord Byron al Re di Coppe. Bellissimo, veramente bellissimo. Io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Mi raccomando, ragazze mie, ragazzi, niente all'esterno può nuocervi se seguite la voce interiore, perché la voce interiore, come ti ha detto anche la tua stesa, è la sfida di questa settimana. Fidarti anche di ciò che non sai, perché la vita noi non la conosciamo affatto. Come diceva qualcuno di grande, che non ero io ovviamente, siamo sempre sull'orlo di un abisso, quindi non sappiamo che succede tra un secondo.
E quindi questa paura dello sconosciuto, la paura dell'inatteso, è qualcosa che dobbiamo integrare anche con l'apertura del primo chakra, no? Perché la vita è mistero, la vita si costruisce in segreto, la vita è mistero. Quindi affidarsi a tutto questo ci permette di realizzare il capolavoro della nostra vita. Detto questo, ti abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il secondo mazzo o anche il secondo mazzo di oracoli, gli oracoli nuovi di Avatar, magia di Eiwa. Andiamo a vedere questa settimana dal 9 al 15 giugno quali sono le energie per te. Inizieremo con una sola carta di queste, poi ci facciamo una bella croce celtica per vedere tutto quello che accadrà in questa settimana, tutte le dinamiche, affinché possiamo andare a riscoprire il nostro vero valore, combattere contro le nostre stesse resistenze al darci e a ricavare, a ricevere i più grandi doni che siano stati mai dati all'umanità. Allora, per le mie ragazze e i miei ragazzi del secondo mazzo, qual è la magia di Eiwa? Che è tra i miei film preferiti, Avatar, l'ho messo anche nei film consigliati sul canale. Vediamo. Cosa ci dice la magia di Eiwa per te in questi prossimi giorni? Allora, ne prendiamo una per ora, poi vediamo. Allora, mettiamocelo qua. Vediamo. Viaggio, movimento, trasferimento, viaggio. C'è uno spostamento. Cosa dice la carta? Fai i bagagli. La carta viaggio predice un viaggio imminente o uno spostamento di luogo. Potrebbe essere semplice come una vacanza, un ritiro, un corso o anche un viaggio di lavoro. Questa carta potrebbe anche segnalare un trasferimento di residenza o un trasferimento di lavoro o a un cambio di lavoro. Quindi c'è un movimento in questi prossimi giorni che può essere qualcosa di rilevante, no? A livello di esperienza per te. Ok, vediamo cosa ci raccontano i tarocchi in merito. Allora, quali tarocchi ci mettiamo, ragazzi miei, ragazzi? Ne ho 200 qua davanti. Vediamo, ci mettiamo questi. Ok, vediamo. 9-15 giugno. Allora, l'energia generale di questa settimana per te, la guida. L'ostacolo o sfida principale, le radici della situazione, recente passato, giorni che sono appena trascorsi o le settimane, recente passato, primi giorni della settimana, fine settimana, il tuo atteggiamento, cosa arriva dall'esterno, influenze esterne, le tue speranze, le tue paure e l'esito possibile, la tendenza finale della settimana. Allora, iniziamo. Carta guida, energia generale della settimana per te. Il 10 di bastoni. Forse ti stai prendendo delle responsabilità che non sono tue, oppure vedo della stanchezza, però è un 10 di bastoni. Sei stanca o stanco, ci sono delle pesantezze che ti stai portando, magari non sono responsabilità tue o ti stai facendo carico di cose non tue. Il 10 definisce sempre una certa fine, no? di questa stanchezza, quindi il fulcro della settimana è mi libero, mi alleggerisco, ok? Perché sono appesantita o appesantito. Qual è la sfida?
La regina di spade è la sfida. Probabilmente qua sai che cos'è? La capacità di discernere ciò che va bene per te, ciò che non va bene per te, perché qua ti vedo con dei carichi di responsabilità, avere le idee chiare su che cosa devi fare dei tagli in questa settimana. Questa accoppiata è molto simile alla stessa precedente, comunque, se l'avete vista o se avevate intenzione di vederlo. Cioè, avere le idee chiare, la regina di spade al blocco mi dice che è necessario avere un certo discernimento per alcune situazioni, perché ti stai rendendo la vita appesantita. Quindi un certo discernimento può essere anche la figura di una donna alla sfida, eh? Quindi la figura di una donna, di un'energia femminile a sfida può essere una collega, qualcuno, insomma, una madre, un'amica, una situazione dove ti sei fatta carico di alcune cose. Però l'energia dell'avere le idee chiare su che cosa lasciare andare questa pesantezza e su cosa no. Va bene, avere le idee chiare, magari ci si sente un po' legati a vecchie dinamiche, no, non lo posso fare, no, idee chiare, discernimento, qua ti stai facendo carico di qualcosa che può non essere tuo, va bene? Lo vediamo nel corso della lettura. Cosa c'è? La radice della situazione qual è? 5 denari, c'è un'energia di carenza che ti fa sentire appesantito, appesantito. 5 denari è come se tu volessi essere riconosciuto, avere il tuo valore, che il mondo ti riconosca, ma qua devi riconoscere prima di tutto te stessa, cosa ti devi alleggerire e cosa invece puoi ancora sostenere. Cosa è successo nel passato? Rispetto a situazioni dove hai messo impegno, 8 di denari, può essere il lavoro, situazioni dove ti sei impegnata, può essere lo studio, o situazioni dove ti sei impegnata, vedo qua 8 di denari nel passato che ti sei impegnata nel lavoro o nelle cose pratiche, ti sei impegnata, ma adesso c'è una situazione pesante, no? Quindi è giusto anche delegare certe responsabilità. Questo mi arriva perché è come se avessi dato molto, non ti sentissi avvalorata per quello che hai fatto. Non so se si può dire in italiano avvalorata, in spagnolo mi confondo ogni tanto. Però non percepissi ciò che anche magari a livello economico ti sei data tanto da fare, ma non percepisci quello che veramente vuoi, troppi carichi, troppe responsabilità. Ecco, la sfida è, come dice la regina di spade, uè, basta, questo da una parte, questo dall'altra. Vediamo cosa capita alla prima parte della settimana. Ti vedo alleggerirti, infatti, 3 di coppe. Ti vedo proprio alleggerirti. Uno spostamento, come diceva questa carta qui, che porta alleggerimento. Magari ti incontri con delle amiche, con gli amici. Vedo la prima parte della settimana molta più leggerezza rispetto a questa situazione un po' pesantuccia. Ti incontri vedo amicizia, celebrazione, persone che ti sostengono, che ti aiutano in questa leggerezza. Sì. Vediamo, seconda parte della settimana, qui abbiamo 2 di bastoni, apertura di cammino. Nel fine settimana, del giovedì, venerdì, sabato e domenica, diciamo, ti vedo con un'aria più fresca. 2 di bastoni è guardo il mondo dalla finestra, ho 2 bastoni in mano, che scelta devo fare? Però è una carta di apertura, di fuoco, no? Rispetto a questa condizione un po' più di apertura di fuoco, anche il 10 di bastoni è fuoco, però è troppo, no? È un'energia pesante. In questo caso il 2 di bastoni è un'apertura di cammino. Il programmare che scelta fare, dopo essermi alleggerita o alleggerito da certi carichi, no? Ok, vediamo qual è il tuo atteggiamento. Il 4 di bastoni, il 4 di bastoni parla di stabilità, di casa, quelle fondamenta per te indispensabili affinché tu possa essere felice e godere. Quindi il tuo atteggiamento è quello di saper, di conseguire una certa stabilità, di non mollare, di non aver mai mollato e quindi di stare bella, forte e stabile dentro di te e voler conseguire maggiore stabilità. Ok, cosa arriva dall'esterno? Arrivano delle comunicazioni dall'esterno. Cavalieri spade sono comunicazioni che possono generare un po' di tensione e anche all'improvviso, cose all'improvviso che ti possono generare pesantezza all'improvviso. Comunicazioni improvvise che possono generare tensione o una comunicazione di impulso che fa qualcuno. Di impulso o, mi spiego, può essere se hai a che fare con una figura femminile, può essere comunicazioni di impulso che generano un po' di pesantezza o una circostanza all'esterno di te dove c'è tensione.
Ecco perché ti vedo alleggerirti. Le tue speranze e le tue paure quali sono? Di fare le cose giuste, la giustizia, di avere le idee chiare per fare le cose giuste, e la paura al tempo stesso di non avere la giustizia che meriti negli ambiti lavorativi o pratici della vita. Quindi, quindi hai proprio la voglia di fare la scelta giusta, di che le cose si mettano in equilibrio nei luoghi descritti qui. Allo stesso tempo hai paura di non saper prendere la decisione giusta con lucidità. Ok, però la giustizia ti dice, è divina la giustizia qui. Cioè ti dice alleggerisciti, 3 di coppe, alleggerisciti, e questo già magari stai facendo 1000 cose, hai il carico di responsabilità, devo fare quello, devo fare quell'altro, ferma, 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 vatti a prendere un tè con qualcuno. Ok? Questo è il senso, perché c'è la giustizia divina che poi interviene. Vediamo l'esito possibile, la tendenza finale della settimana. Il mago bellissimo, vedo un grande potere, la manifestazione di quello che vuoi. Qual è il tuo atteggiamento? Maggiore stabilità, ilarità in casa, sotto le 4 mura o nel lavoro, quello ottieni. Il mago è una carta bellissima di risoluzione in questa settimana, che mi parla del tuo potere di creazione grazie al fatto che ti prendi dei momenti di leggerezza. Ok? È una stesa bellissima, ragazze mie. L'unica cosa con questa regina di spade è come se mi dicesse anche che tu sei la guardiana del discernimento in questi giorni, o il guardiano del discernimento. Cioè, questa carta ti sta dicendo, ti sfida ad essere determinata, tagliente ma amorevole, cioè lucida ma non spietata, ok? O stai, perché 2 sono le cose qua, o stai cercando di essere troppo razionale per affrontare il caos emotivo che il 10 di bastoni porta con sé, oppure hai paura di dire una verità che potrebbe ferire, ma che libererebbe però. Quindi che cosa ti dice la regina di spade a sfida? Che le parole sono medicina o lama. E la sfida in questa settimana è imparare a usarle per guarire, non per difenderti. Mi spiego? Perché anche qua, perché ti dico per difenderti? Perché il 5 di denari nelle radici della situazione mi parla che c'è una ferita dentro di te di esclusione o di scarsità, questa sensazione di essere stata lasciata fuori. Qua c'è un tempio, no? Fuori dal tempio, proprio mentre magari cercavi rifugio. Però questo archetipo ti parla di vulnerabilità, ma anche di resilienza. È come se ti dicesse che hai camminato nella neve scalza e ora sai dove scaldarti, no? Quindi questa settimana ti invita a riconoscere che quella porta chiusa, dove ti sei sentita esclusa o escluso, non era una punizione, ma una protezione. E qua mi dice che tu hai lavorato duramente, con dedizione, hai costruito un senso di valore passo dopo passo, no? E questo è il tempo della maestra artigiana, cioè ogni azione che hai vissuto nel passato ha piantato dei semi. Non devi dubitare della tua disciplina spirituale e materiale, hai forgiato gli strumenti che ti serviranno. Va bene? Cioè non dubitare mai di questo. E cosa succede? Cosa succede nel futuro imminente? Che abbiamo un bellissimo 3 di coppe, dopo il peso, l'analisi, arriva questa celebrazione. Quindi nei primi giorni della settimana si apre questa finestra di gioia condivisa, di sonorità, di persone che ti risuonano, no? E il tuo cuore è come se si aprisse a questo piccolo e grande miracolo relazionale. E quindi ti dice questa carta: accetta l'invito della danza, anche se non ti senti pronta o pronto, è proprio lì che avviene la guarigione, mi spiego? Quindi il fine settimana si apre con un 2 di bastoni, che è energia di potenza, dove ti affaccia una nuova visione, no? Ti si allarga l'orizzonte, un orizzonte più ampio, dove devi fare una scelta, si apre l'espansione, sei ancora nel limite tra il sogno e l'azione, però qualcosa si sta schiarendo in te, no? Non è ancora il tempo di partire, ma è il tempo di decidere con lo spirito forte di quello che hai attraversato dove vuoi andare. C'è un richiamo oltre confine e il tuo approccio è bellissimo, perché il tuo atteggiamento del 4 di bastoni mi dice che dentro di te c'è la frequenza dell'armonia, della gioia, il desiderio di condivisione sacra, no? Come se sei pronta a creare
mm, con persone, con circostanze, quelle comunità del cuore, un tempio che non ha pareti. Il tuo è un atteggiamento che ha compreso perfettamente che cos'è la felicità, ok? Che cos'è la gioia, e quindi stai vibrando nella nuova realtà che desideri. Probabilmente qua all'esterno arrivano delle circostanze o delle persone che ti invitano, ti spingono a decidere, perché Cavaliere di Spade è un cavallo improvviso, no? Ci sono intorno a te all'esterno energie veloci, menti taglienti, anche parole che possono arrivare come un vento improvviso, no? Allora qualcuno forse con questo Cavaliere di Spade può cercare in questa settimana di spingerti a decidere in fretta o porta messaggi affrettati, però che ti dice, che cosa ti insegna questo archetipo? Tu resti nella tua centratura, ok? Non rispondere con la fretta, rispondi più che altro con la visione. E allora cosa ti dice qua nelle tue speranze e le tue paure, oltre a quello che ti ho detto prima? La giustizia è il fatto che tu vuoi una verità, però puoi temere anche il giudizio, perché la regia di spade è anche al blocco, no? Si teme il giudizio, ma il giudizio che diamo a noi stessi prima di tutto e alle circostanze esterne che temiamo. Qua è come se tu sperassi in un equilibrio karmico, però hai paura che venga alla luce anche una verità scomoda. La regia di spade è anche una verità scomoda con la giustizia, no? Ecco, la giustizia qua ha uno scopo sacro. Ecco, ti invita a guidarti verso l'amore e l'imparzialità, la medesimezza di cui abbiamo parlato all'inizio delle previsioni settimanali, no? Cioè la giustizia qua ti dice che ciò che hai seminato sta tornando e tu sei pronta a riceverlo con grazia e non con paura. Qua con la giustizia, le speranze o paure significa che è tempo di fidarti della legge divina che tutto regola. E qua succede che lo farai magistralmente perché il mago mi parla di un cerchio che si chiude con una rinascita potente. Qua deponi i pesi attraversando il discernimento. Ricevuto la gioia e scrutato nuovi orizzonti. Entri nel potere del mago, no? Io creo. Il mago ti ricorda che hai tutto ciò che ti serve per iniziare, che il tempo dell'attesa è finito e la settimana in cui, questa qui in cui puoi fare anche un rito di passaggio, un rito di iniziazione, semplicemente magari rifacendo il rituale che c'è nel tuo segno zodiacale. Con il mago qui io creo, con questa stesa che ti è uscita, vatti a guardare il rito che c'è per il tuo segno zodiacale nel mese di giugno 2025. Magari puoi incamerare, puoi portare questa energia che è uscita nella perfetta risonanza in quello che devi manifestare, ok? Perché questa è una settimana di trasformazione, non tanto trasformazione, ti lasci dei pesi, ok? Ti liberi da vecchie pesantezze per riconnetterti proprio al tuo potere creativo e celebrativo, no? E come vi ho detto anche in alcuni mantra del video Magia Pratica 11, la seconda parte, ci sono tutte le meditazioni che si fanno anche in allegria, no? E cantandole. Ecco, mi viene proprio questa cosa con questa accoppiata di potere creativo e celebrativo. Cioè passi dalla fatica del 10 di bastoni alla maestria del mago. Con un cuore che impara a dire di sì alla leggerezza, alla verità, alla visione. Quindi è una settimana molto potente e bellissima, bellissima. E qua c'è questo viaggio, che già te l'ho detto qui, uno spostamento, qualcosa che fai con degli amici. Magari ci sono anche qua degli amici, delle persone che ti danno degli input, ok? Degli input. Oppure stai pensando di fare un viaggio in base a delle sollecitazioni. Vedete un po' dove vi risuona, però qua c'è uno spostamento comunque sia di coscienza. Ok, vediamo nell'amore, nello specifico per te in questa settimana. Allora, amore, 9-15 giugno. C'è un amore negato, forse qualcuno ha negato l'amore, o comunque sia in questo momento
l'amore non è al primo posto, l'amore condiviso, no, con l'altro, perché qua vedo l'amore nella leggerezza, condiviso in altro, nella tua creazione. Qua mi parla di un amore negato, vediamo un po' cosa mi raccontano i tarocchi. Allora, come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi della seconda variante nell'amore in questa settimana? Paggio di denari. Ah, 2 di coppe. Ah, il mago. Mi ha lasciato senza parole. Un invito d'amore si manifesta, cioè è proprio una frase. Un invito, una proposta d'amore si manifesta. Bellissimo. Da un amore negato, una proposta d'amore si manifesta, è proprio la frase. Infatti qua abbiamo il mago anche, Cioè mi ha lasciato senza parole. Il diavolo pure, c'è il diavolone. Grande passione, c'è amore. Che tu sia singolo, ci sia già una persona, qua vedo questo incontro, un invito d'amore che si manifesta. Bellissimo. Che promette anche molto bene, perché c'è il mago me l'hanno ripetuto qua come carta finale, probabilmente nel weekend succede tutto questo, E si manifesta, c'è un rapporto con grande potenziale col mago. Wow, ok. Ok, vediamo chi è che ti viene incontro, l'energia della persona che ti viene incontro. Che energia ha nei tuoi confronti? Ah, questa persona c'è il 10 di bastoni, quindi se stai connettendo con una persona che ha potuto avere questa energia, no? È sempre un tuo riflesso. Il 10 di bastoni ce l'avevi anche tu qui. Ok. 7 di bastoni. Guarda, allora, questa persona sta vivendo delle responsabilità e dei limiti non suoi, o comunque dei carichi di cose in più, vedo dei limiti qui, dei limiti, delle difficoltà inerenti a questi carichi di responsabilità o carichi pesanti. Però nei tuoi confronti c'è il sole, una bellissima energia di condivisione questa. Di condivisione, il sole è la carta dell'amicizia per eccellenza, ma anche della gioia, del bambino, della condivisione. E quindi mi stanno descrivendo qua una persona che si libera da alcuni pesi che hanno ostacolato molto, che possono aver ostacolato o che magari la conosci in questa settimana o che ostacolano, dei pesi di responsabilità che ha, delle fatiche, dei limiti, però ha un'energia molto bella nei tuoi confronti perché è il sole, di allegria, di gioia, di ilarità. Ok. 3 di bastoni, un'apertura di cammino, la voglia di esplorare. Ok, abbiamo visto le due energie, no? Vediamo cosa succede alla fine in amore per te in questa settimana. Paggio di bastoni, 9 di denari. La temperanza, guarda, io qua vedo una bellissima energia ci vuole un po' di pazienza, mi dicono qui le carte, cioè rispetto a una condizione di situazioni di lavoro o di situazioni di pesantezza, io qua vedo che ricevi dei messaggi da parte di una persona comunque che si riprende a livello psicofisico, perché vedo da questa parte, questa linea, questa persona che è molto appesantita. Quindi una persona che ha voglia di fare, di esplorare, di fare cose nuove e ti chiede con la temperanza un'energia bellissima che mi parla di pazienza e anche di condivisione vera da cuore a cuore, ok? Probabilmente qua sono motivi legati al lavoro o situazioni che riguardano altro, di responsabilità proprie. Però la temperanza mi parla di un pochino di pazienza, anche di comunicazioni che mi portano a sistemare equilibri, va bene? Vediamo energia positiva per te in amore. 7 di coppe, ti vedo molto allegra. Il 7 di coppe al positivo mi parla delle scelte che fai con allegria, le coppe sono le emozioni e un po' il 7 di coppe sai come, quando è in negativo è confusione, scelte da fare, però al positivo il 7 di coppe è una carta che mi rischiara i dubbi, che non ci sono più dubbi, è molto evocativa questa carta, no? Che gioia emozionale, vedo molta gioia emozionalmente parlando in questa settimana per te.
Vediamo cos'altro. In negativo cosa abbiamo? L'asso di denari in negativo secondo me è il lavoro. L'unica cosa che può, te l'ho detto anche qui. Vedi Re di spade, situazioni che richiedono delle responsabilità o una presa di posizione o di decisioni rispetto al lavoro. Vediamo su quel 7 di coppe. 9 di spade, vedi, non ci saranno più dubbi e preoccupazioni. Se avevi dubbi o preoccupazioni andranno a scemare. Vediamo sull'asso di denari. Cavallo di bastoni, io qua vedo che l'impulso a fare qualcosa c'è, ma può essere un po' ritardato da motivi di lavoro o da motivi che riguardano altro, perché qua tu hai una bellissima energia e qua vedo che va bene, quindi situazioni che riguardano l'impulso legato all'opportunità può essere un po' ritardato per questioni di lavoro, che ti possono, di lavoro o di altre cose, che ti possono un po' dare, ecco, l'amore negato, che poi non è così, va bene? Allora, fino a questo momento abbiamo i segni della Vergine, del Gemelli, del Sagittario, della Bilancia, del Leone, Acquario, Gemelli. Cosa abbiamo qua? Aspettate. Sì, questi sono. Ok. Sì. Sì, ok. Fammi vedere un'altra di queste. Anzi, voglio mettere un chiarimento sul 9 di denari, così ti dico un'altra cosa. 9 di denari. E vedi, sono questioni riguardanti delle responsabilità. 9 di denari, l'imperatore, voler mantenere un certo controllo su una certa indipendenza economica, un certo raggiungimento di un obiettivo lavorativo o perseguire un certo obiettivo in questi termini. Vedi, la giustizia, anche situazioni legali che portano benessere psicofisico. Sì, ok, va bene. Vediamo, mettiamo un'altra di queste. E poi abbiamo Paride, abbiamo colui che passa, o colei insomma, che passa alla conquista. Abbiamo colui o colei che passa alla conquista, ok? Amore fedele, sì. Può essere un'energia un po' più immatura della tua, perché qua abbiamo il sole, è la persona che magari ama la condivisione, l'amicizia, prima di fare altro, mi spiego? Abbiamo il segno anche dell'Ariete. Vediamo qual è la profondità che anima e muove i passi di questa persona nei tuoi confronti. Lo facciamo con i miei oracoli, lui, lei. Per tutte le ragazze nuove i miei oracoli li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Ti tengo ben stretta a me perché troppi aspettano un mio errore per averti. Ah, ci picchia, molto geloso questo paridone qua. Tu potresti avere delle opzioni, ok? Per alcuni di voi è così, però questa è una persona che è molto istintiva, passionale. Ti tengo ben stretta a me perché troppi aspettano un mio errore per averti. Cioè, come se fossi un grande traguardo per questa persona. Cos'altro? Non smettere di cercarmi perché mi troverai da qualche parte ad aspettarti. Questa carta mi sta dicendo che alcuni di voi possono temporeggiare un po' prima di prendere una decisione rispetto a qualcosa. Non smettere di cercarmi, dice questa persona. Mi troverai da qualche parte ad aspettarti, è come se sta aspettando te. Poi ognuna di voi sa. Cos'altro? Voglio sentire addosso il tuo respiro. Te l'ho detto, c'è molta passione qua. C'è molta passione. Ragazze mie e ragazzi, poi sta a voi la scelta, no? Adesso andiamo a vedere con questi altri oracoli come si conclude tutta la lettura.
Messaggio, una bottiglia, il vento cambia direzione. C'è una scelta da fare qua con un bivio. Ti arrivano messaggi, sollecitazioni, il vento cambia direzione in funzione di una scelta da fare. Questa scelta può non sembrare semplice, tant'è che vedevo col 9 di spade, però al tuo positivo. Avere dei dubbi, ma ti si schiariscono. C'è una scelta da fare qui. Qua c'è una persona fedele e soprattutto questa carta ti dice mantieniti fedele a te stessa, a te stesso, a quello che senti veramente. Nel mio canale, ragazze e miei ragazzi, se dovete prendere una scelta, fare una decisione, ci sono delle meditazioni apposta, ok? Tipo quando devi fare una scelta, devi parlare con qualcuno, devi decidere di fare qualcosa. Nella sezione meditazioni guidate ci sono proprio, leggete i titoli e sono apposta, va bene? Ok. Ragazze mie e ragazzi, è stato meraviglioso, bellissimo, io concludo qui, ti abbraccio profondamente, noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!